Diamo uno sguardo alle fazioni di Altar of the Dead Gods. Avete avuto modo di vedere un assaggio di quello che è Altar of the Dead Gods, nuovo gioco della P-World Wargames per 2 giocatori in cui 7 modelli contro 7 modelli si affrontano in un tempio sepolto. È il momento di vedere più approfonditamente le fazioni che compongono il gioco. Ogni fazione è composta da 2 tratti che la personalizzano. È composta da servitori e eroi. I servitori sono la marmaglia, mentre gli eroi sono appunto personaggi forti in grado di portare avanti la battaglia in modi un po' più strategici e un po' più performanti. In ogni lista ci possono essere massimo 3 eroi. Nel gioco le proprie liste non si fanno utilizzando un punteggio. C'è un limite di volte in cui ogni modello può essere acquistato per lista fino ad arrivare a un massimale di 7 modelli per banda. Vi sono anche delle liste prefatte che vi permettono di giocare subito con i modelli indicati. Guarda fino alla fine e fammi sapere quale fazione vorresti utilizzare. Vampiri. Cercando vita eterna nei meandri del Tempio Sepolto, alcune persone si sono affidate a rituali corrotti, diventando assetate di sangue. Tratti di fazione. Figli della Notte è un tratto di fazione che vi permette di schierare un numero di pipistrelli pari al numero dei vostri eroi giocanti. Nel momento più cruciale potrete scambiare e schierare il vostro eroe al posto di uno sciame di pipistrelli che lo nascondeva. Maledizione Immortale invece è un tratto di fazione che vi permette di scambiare un eroe che sta morendo con uno sciame di pipistrelli presente nel campo. Ovviamente tutti gli eroi esaltati che beneficiano di questa abilità hanno -1 a ferita. Questa fazione è composta da non morti, vampiri e servitù dei vampiri, oltre che ovviamente sciami di pipistrelli. In questa fazione è molto importante l'utilizzo degli eroi che si possono teletrasportare quando hanno bisogno di scambiarsi nel campo di battaglia teletrasportandosi con gli sciami di pipistrelli. Inoltre quasi tutti i modelli hanno l'abilità di dare sanguinamento all'avversario, quindi indebolirli durante il combattimento, e il vampiro ovviamente si potenzia per ogni segnalino sanguinamento intorno ad esso. Cacciatori, uomini assuefatti dal brivido della caccia che cercano di eliminare ogni mostro dell'oscurità. Brivido della caccia è un tratto di fazione che vi permette di muovervi di 2 caselle ulteriori se in quel turno stesso avete ucciso un nemico. Basta che paghino è il secondo tratto di fazione dei cacciatori. Questo fa cadere da ogni eroe che viene eliminato nemico un segnalino taglia. Il segnalino taglia può essere raccolto dai cacciatori per fare punti ulteriori. Gli eroi dei cacciatori sono rinomati per potenziarsi quando eliminano o affrontano eroi nemici. I tiratori, ovviamente, neanche a dirlo, servono per colpire i nemici a distanza, mentre i trapper sono modelli eroi che lasciano delle trappole, che in combinazione con i mastini, che hanno la capacità di spingere, utilizzano queste trappole per far indebolire, rallentare i nemici. Streghe del sangue. Queste vecchie megere si nascondono nei vicoli bui della città e cercano sangue fresco dei propri avversari da utilizzare come materia prima nei riti oscuri, che svolgono nelle sere di luna piena quando i pianeti e le stelle sono allineate e sono propizie. Lasciatelo scorrere è il primo tratto di fazione. Questo permette di avere +1 all'attacco per ogni modello che possiede su se stesso un segnalino sanguinamento. Riti di sangue è il secondo tratto di fazione e permette alle streghe del sangue di svolgere un rito in più con l'altare centrale nel momento in cui l'abbiano conquistato durante la partita. Questa fazione gioca principalmente sul indebolirsi e infliggersi da sola del sanguinamento in modo da trarne potere e diventare più forte durante il corso della partita. Pellegrini della Chiesa. Ebbene, dopo la scoperta del Tempio Maledetto iniziano a girare artefatti misteriosi e questo ben presto attira l'Inquisizione. Il primo tratto di fazione è inginocchiarsi in preghiera. Quando un modello ottiene un segnalino azzoppato, ottiene anche +1 in guardia. Iconoclasti è il secondo tratto di fazione. Ebbene, i pellegrini della Chiesa non utilizzano l'altare, ma bensì, una volta conquistato, posizionano fino a 2 roghi. Quei roghi servono per infliggere danni ai nemici che ci finiscono dentro. Tutta la fazione basa la propria strategia sull'inginocchiarsi e sul potenziarsi a vicenda. I crociati sono i modelli più corazzati e più resistenti praticamente di tutto il gioco e una volta inginocchiati sono anche molto forti in attacco. Inoltre il santo può utilizzare le proprie abilità
per far andare in preghiera o far alzare dalla preghiera dei modelli, oltre che curarli. Cultisti. Una volta scoperto il Tempio sepolto, ci è voluto veramente poco tempo che la voce iniziasse a diffondere e di conseguenza alcuni culti oscuri vennero a galla. Supplicanti di She-Hog è il primo tratto di fazione. Quando ottieni una reliquia, ottieni anche un punto evocazione. I punti evocazione servono appunto per evocare creature e orrori sul campo di battaglia. Progenie di Catlé è il secondo tratto di fazione. Ebbene, quando evochi un orrore sul campo di battaglia, tutti i modelli intorno tirano un dado. Al 5-6 infliggi un danno ai modelli. I cultisti hanno pochissime scelte tra eroi e servitori, però sono gli unici che hanno la possibilità di evocare orrori cosmici sul campo di battaglia e quindi giocano con ben più di 7 modelli. Valzer decadente. Quando i ricchi e annoiati della città vengono a sapere dell'esistenza del Tempio sepolto, è in quel momento che decidono di trasferirsi nelle profondità per spezzare la monotonia e andare incontro a piaceri peccaminosi nascosti da delle maschere da ballo. Lontano dalla feccia è il primo tratto di fazione. Ebbene, guarisce una ferita per ognuno di quei modelli che non si trovano a contatto con un modello nemico. Accorrere alla performance è il secondo tratto di fazione. Quando raccogli una reliquia con qualsiasi dei tuoi modelli, fino a 2 modelli della tua fazione possono muoversi di una casella. Il Valzer decadente è la fazione con più eroi in assoluto e che può fare tante cose differenti. Gioca completamente su combo di movimento, su spingere gli avversari e spingere se stessi per potenziarsi durante il turno. Ci sono veramente tante fazioni all'interno di Altar of the Dead Gods. Imparare a conoscerle può essere un punto fondamentale del gioco, ma è anche una parte molto divertente. Soprattutto l'utilizzo di semplicemente 7 modelli vi permette di variare molto velocemente tra una fazione e l'altra e non annoiarvi mai. Penso che comunque le varie fazioni abbiano dei diversi livelli di difficoltà e questa è la mia personalissima lista. Cacciatori e cultisti, secondo me, sono le fazioni più entry level. Sono quelle fazioni che da una parte utilizzando le evocazioni e quindi avendo più modelli sul campo di battaglia per schiacciare il vostro avversario, dall'altra avere più modelli che possono sparare e colpire a distanza il vostro avversario vi permettono di restare in sicurezza e portare a termine gli obiettivi della partita. Pellegrini della Chiesa e vampiri sono le fazioni mid-level, quindi quelle fazioni che sì, devi avere una buona esperienza per portarle sul campo, ma non così tanta per farle girare. La particolarità di queste due fazioni è che sono molto forti in corpo a corpo e hanno tante abilità che, se utilizzate bene, le rendono fortissime. Il punto è imparare a utilizzare bene queste abilità, ma sono così forti e resistenti che, anche senza saperli usare alla perfezione, possono portare a casa il risultato. Valzer decadente e streghe del sangue in realtà sono le più difficili, secondo me, da utilizzare. Da una parte il Valzer, come già accennato, ha tantissime abilità di movimento e tantissime abilità che vanno in combo tra i modelli della vostra squadra. Le streghe del sangue, d'altro canto, sono dei modelli molto forti, ma anche molto pericolosi, in quanto ottengono potere sacrificando la propria vita. Questo, per un giocatore inesperto, rischia di essere controproducente, in quanto i modelli possono morire molto velocemente. E voi, cosa pensate delle fazioni di Altar of the Dead Gods? Ma soprattutto, cosa vuoi giocare?